tutti, sono lo chef Alessio Marchese del ristorante Bioesseri di Palermo. Oggi faremo insieme due ricette: pasta al tonno, una molto tradizionale, una invece un po' rivisitata, interpretata da me. Iniziamo subito con la prima ricetta, quella interpretata da me. La ricetta è spaghetti all'eoliana. Gli ingredienti di questa ricetta sono spaghetti, passata di pomodoro, fumetto di tonno, acciughe di aspra, pomodorini disidratati, olive nere, cucunci di salina, dell'olio al peperoncino, dell'aglio, basilico, mentuccia. Il nostro tonno rosso del Mediterraneo. I cucunci di salina sono i capperi in fiore tipici della regione eoliana, quindi delle isole Eolie siciliane. Utilizzo i cucunci invece che i capperi perché hanno maggiore profumazione e elementi organolettici che andranno a completare la nostra ricetta. Questo è un tonno che ha ricevuto già 48 ore di abbattimento di temperatura rapido. Sarà molto importante per questa ricetta perché lo andremo ad utilizzare crudo. Se a casa non abbiamo l'abbattitore, possiamo benissimo utilizzare il nostro congelatore casalingo, avendo cura di posizionare il tonno almeno 96 ore prima di utilizzarlo. Partiamo subito con la realizzazione della prima ricetta. Iniziamo dall'olio al peperoncino. Questo olio al peperoncino si ottiene riscaldando un olio extravergine di oliva, portandolo a 45 gradi, immergendo i peperoncini e lasciandoli poi a macerare per 24 ore. Uno spicchio d'aglio schiacciato, i nostri pomodorini disidratati, una dose molto generosa, i nostri cucunci già tagliati e privati del picciolo, qualche oliva nera e un filetto di acciuga di aspra. Adesso facciamo sfrigolare bene il tutto, facciamo mescolare bene i sapori, aggiungiamo la nostra passata di pomodoro, giusto 3 cucchiai, e terminiamo poi utilizzando il nostro fumetto di tonno. Fumetto di tonno ottenuto facendo semplicemente bollire una lisca di tonno, avendo cura di pulirla molto bene dal sangue. Questo è un passaggio molto importante perché visto che andremo ad utilizzare il tonno crudo, questo ci darà quel sapore alla nostra salsa di tonno, quello che ricerchiamo. Quindi avremo comunque una pasta che sa di tonno, ma dove troveremo il tonno crudo, che sarà molto piacevole perché darà freschezza al nostro piatto. Saliamo leggermente la nostra acqua e buttiamo dentro i nostri spaghetti. Nel frattempo ci prepariamo la tartare di tonno. Tagliamo un paio di fette, iniziamo quindi a tagliare il nostro tonno, spostiamo su una boule d'acciaio o di vetro, passiamo quindi al condimento della nostra tartare. Aggiungiamo del sale rosa, macinato al momento, del pepe nero, del limone verdello o lime, è indifferente, l'importante è che ci assicuriamo che i nostri lime o limone in questo caso siano non trattati. Utilizziamo un pezzettino di una radice di zenzero che andiamo a grattugiare al momento, questo renderà il nostro piatto molto fresco. Infine aggiungiamo una dose abbastanza generosa di olio extravergine di oliva. Adesso non ci rimane quindi che scolare i nostri spaghetti. Quindi andiamo a scolare i nostri spaghetti con l'ausilio di una pinza. Sarà importante scolare i nostri spaghetti molto al dente, che andiamo a finire la cottura in padella, dove la pasta assorbirà parte del liquido. Eliminiamo lo spicchio d'aglio, procediamo con la mantecatura della pasta. Quasi alla fine della cottura andremo infine ad aggiungere, per aumentare la profumazione del nostro piatto, una fogliolina di basilico che andiamo a spezzettare con le mani e una fogliolina di menta. Come vedete non ho aggiunto sale perché tutti gli ingredienti che abbiamo utilizzato sono quasi tutti sapidi, quindi parliamo delle olive nere in salamoia, i cucunci di salina, il pomodorino disidratato, l'acciuga. A questo punto siamo pronti per impiattare. Con l'ausilio della nostra pinza andiamo a posizionare gli spaghetti. Non la estendo verso l'alto la pasta, ma cerco di metterla in maniera molto tradizionale, quindi bassa. Completiamo con la nostra salsa che andiamo ad adagiare sopra. Togliamo quindi il ring
Finiamo il piatto utilizzando tutti gli elementi che avevamo utilizzato prima in cottura, andandoli a richiamare. Aggiungiamo qualche oliva nera, dei pomodorini disidratati, i nostri capperi in fiore e finiamo ovviamente con una dose abbondante della nostra tartare di tonno. Questi sono i nostri spaghetti all'eoliana. Passiamo dunque alla realizzazione della seconda ricetta. Gli ingredienti per la seconda ricetta sono rigatoni di Kamut monograno felicetti, cipolla bianca, acciughe, della passata di pomodoro, fumetto di tonno, vino bianco, pangrattato, pinoli, uvetta sultanina, timo e mentuccia. Il nostro tonno per ultimo. A differenza della ricetta precedente, in questo caso andremo a stracuocere il tonno, quindi non è più importante che venga preabbattuto e come ben sappiamo la cottura elimina i rischi di contaminazione batterica. Per prima cosa iniziamo col tagliare il nostro tonno, che andremo a tagliare in maniera molto grossolana e poco regolare, perché come dicevo prima lo andremo a stracuocere. Vi svelo un piccolo segreto, un piccolo trucchetto che utilizzo sempre io. Prima di andare in cottura con qualsiasi elemento, do sempre una leggera marinatura, una leggera profumazione. Comincio a dare i sentori al piatto che poi vorrò riportati nel risultato finale. In questo caso aggiungerò uno spicchio d'aglio schiacciato, qualche ramoscello di timo, del sale e del pepe. Una volta aggiunti i nostri ingredienti della marinatura, lasciamo macerare il tutto per almeno 10 minuti. Iniziamo dunque dal preparare il nostro ragù di tonno. Mettiamo subito una casseruola sul fuoco, aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, mettiamo la nostra cipolla bianca già tritata, facciamo sfrigolare bene la nostra cipolla, aggiungiamo un filetto di queste magnifiche alici, facciamo sciogliere bene. Se notiamo che la temperatura è troppo elevata e non riusciamo più a controllarla, possiamo benissimo aggiungere un goccetto d'acqua per far continuare la cottura alla nostra cipolla. A questo punto possiamo inserire il nostro tonno che abbiamo lasciato a macerare per 10 minuti, facciamo rosolare su tutti i lati. A questo punto abbiamo rosolato il tonno, siamo pronti per sfumare col nostro vino bianco. Molto importante sarà far evaporare bene l'alcol del vino bianco prima di procedere con l'aggiunzione della salsa di pomodoro, per non avere un risultato finale troppo acido, quindi una ricetta molto acida. A questo punto aggiungiamo passata di pomodoro e il nostro fumetto di tonno. Possiamo aggiungere qualche ramoscello di timo, qualche fogliolina di menta e facciamo procedere la cottura per almeno 40 minuti a fiamma controllata. Sono trascorsi circa 40 minuti da quando abbiamo messo in cottura il nostro ragù di tonno. Nel frattempo procediamo col buttare i nostri rigatoni di Kamut. Il nostro ragù è pronto, stiamo aspettando che la pasta si cuocia. Possiamo procedere con la preparazione del pane tostato alla siciliana, un classico della nostra tradizione. E andiamo proprio in maniera molto semplice. Mettiamo un goccetto di olio delle alici. Quindi in questo caso non vado a mettere di nuovo l'acciuga intera per non avere troppa sapidità poi finale al piatto. Mettiamo un po' dei nostri pinoli e un po' di uvetta sultanina. A questo punto aggiungiamo il pangrattato, lo facciamo tostare fino a che non avrà preso un colore biondo. Non aggiungiamo assolutamente sale. Abbiamo aggiunto apposta l'uvetta sultanina perché questo sarà l'elemento che ci andrà a dare il contrasto dolce insieme ai pinoli nella nostra ricetta. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per finire la nostra ricetta. Prendiamo un po' del nostro ragù di tonno, lo facciamo scaldare bene, siamo quindi pronti per scolare i nostri rigatoni di Kamut. Cominciamo a mantecare la nostra pasta. Aggiungiamo qualche foglia di menta
per dare giusto gli oli essenziali che servono e la profumazione che ci servirà al termine della ricetta. Siamo pronti per l'impiattamento. Essendo una ricetta molto classica in questo caso, voglio fare un impiattamento molto classico, quindi andrò ad adagiare i rigatoni senza l'ausilio di alcun ring o coppa pasta, avendo cura di prendere sugo in abbondanza, e finiamo poi il piatto con una dose abbondante del nostro pangrattato, uvetta e pinoli tostati. Ecco, questo è il nostro piatto finito, rigatoni al ragù di tonno.